sono solo rare eccezioni quando si parla di riconoscere immediatamente il simbolo della S barrata, ovvero quello che viene identificato ancora oggi come il simbolo del dollaro. Questo simbolo, collegato alla valuta statunitense, ha significato per secoli e rappresenta anche oggi idee associate a ricchezza, potere, benessere, ma anche speculazione finanziaria. C'è da chiedersi da dove deriva tale simbolo e come è giunto sino ai giorni nostri? Che il simbolo del dollaro venga raffigurato sull'etichetta di una merce in vendita, sul forziere di Paperon dei Paperoni o sulla collana di un rapper, il segno che contraddistingue l'intramontabile verdone Yankee è un'immagine tra le più suggestive ed evocative che l'uomo abbia mai concepito. Tuttavia, per comprendere da cosa derivi questo simbolo e come sia giunto sul trono delle banconote, dobbiamo fare un salto nel passato delle Americhe per indagare su una storia intricata e con qualche mistero ancora irrisolto. Tutto ebbe inizio nei primi decenni del Seicento, quando gli europei iniziarono a stabilirsi in un'America ancora inesplorata, accarezzando l'idea di colonizzare il continente. Uno sparuto gruppo di emigranti, per lo più inglesi, andarono a fondare le prime colonie. Gli insediamenti iniziali interessarono la costa orientale degli Stati Uniti ed i territori degli odierni stati di Maryland, della Virginia e del Massachusetts. Poche sterline che i coloni avevano portato con loro ben presto ritornarono alla madrepatria, spese in cambio di viveri, rifornimenti e vettovaglie. Questo lasciò gli accampamenti dei pionieri del tutto privi di denaro contante e, per quanto scomodo, si tornò ad impiegare il baratto. Grano turco, tabacco, riso e pelli di castoro finirono per essere i principali mezzi di pagamento. Con il tempo si iniziarono ad impiegare negli scambi commerciali anche prodotti quali conchiglie, perline di varie forme e fattura, note cartacee rappresentative di merci reali. La vita nelle colonie era complicata e gravata da criminalità, epidemie e fame che rappresentavano una costante. Tra le tante avversità economiche, la ciliegina sulla torta era rappresentata dal divieto di coniare moneta metallica o stampare banconote autonome, imposto dalla corona britannica. Ma in tale scenario non venne impedito ai colonizzatori l'utilizzo di monete straniere, già conosciute. All'epoca era molto di moda il real spagnolo, abbondantemente diffuso nella zona caraibica delle Antille. L'unità monetaria più celebre di questa valuta era quella da 8 reali d'argento, definito come pezzo da 8, in pratica l'equivalente di una Mastercard d'oro dei nostri tempi. Tenetelo bene a mente perché tornerà a fare capolino più avanti nella nostra storia. In questa fase storica tumultuosa ed incerta si assisteva continuamente alla nascita e relativa messa al bando dei più disparati sistemi di pagamento, un caos vero e proprio. Una speciale emissione di denaro pubblico, che vale la pena di ricordare, fu quella dei greenbacks. Questi titoli, emessi dal Congresso degli Stati Uniti, erano colloquialmente chiamati biglietti dal rovescio verde e ispireranno la futura colorazione del dollaro. Ad ogni modo, non mancarono tentativi bizzarri ed originali di sopperire alla mancanza di contante. Tra questi, uno fu quello impiegato in Canada, dove per un breve periodo di tempo la moneta venne stampata direttamente su delle carte da gioco. Mettendo da parte il poker, nel 1690 lo stato del Massachusetts stampò per primo dei biglietti che rappresentassero una moneta in metallo prezioso. In pratica si trattava dei precursori delle future banconote. Le altre colonie seguirono immediatamente l'esempio, emettendo a loro volta note a corso legale. Ciò, va ricordato, significa essere obbligate ad incassare le banconote nelle proprie transazioni commerciali. Coloro che trasgredivano a questo modus operandi, che rifiutavano i pagamenti con tali mezzi, erano soggetti a multe salate, punizioni violente ed in taluni casi perfino la pena di morte. Solo nel 1785 il Congresso stabilì una volta per tutte che la valuta degli Stati Uniti sarebbe stata il dollaro e che questa moneta sarebbe stata suddivisa sulla base del sistema decimale. Fu la prima volta nella storia che una nazione scelse di dividere la sua valuta sulla base del pratico e veloce sistema decimale. Gli agenti di cambio londinesi in quel periodo, evidentemente con poca fantasia, iniziarono a chiamare anche il real spagnolo Spanish Dollar. Ed anche per questo motivo le due monete, iberica e statunitense, condivideranno affinità e punti di incontro nel corso della loro storia. Il termine dollaro deriva da tallero,
che, a sua volta, trova origine nel nome di una moneta coniata nella valle di San Gioacchino, nel feudo boemo dell'odierna Repubblica Ceca, durante il XVI secolo. Questa moneta, nota col nome tedesco di Joachim Staller, era molto apprezzata e scambiata nell'Europa di quell'epoca. Il suo appellativo era composto dal termine Tal, che significa valle, e dal nome del santo Gioacchino, il nonno materno di Gesù. Quindi, riassumendo, dollaro deriva da una parola che in tedesco significa valle. Ma torniamo al nostro real da 8. Questa grande moneta d'argento, pesante quanto 3 monete da 2 euro, era il gingillo più bramato dagli influencer dell'epoca. Con la sua splendida fattura ed il grande valore economico di cui era depositario, raffigurava sul rovescio il simbolo spagnolo delle 2 colonne d'Ercole, avvolte da un nastro a forma di S, su cui era impresso uno slogan, Non plus ultra. Tale dicitura stava a significare che oltre lo stretto di Gibilterra non vi fosse alcunché, a parte una sterminata distesa d'acqua. Per ironia della sorte, nello stesso anno in cui Ferdinando II d'Aragona adottò quel motto, Cristoforo Colombo scoprì le Americhe e si fu costretto a cambiare la frase in plus ultra, per sottolineare che, contrariamente a quanto ritenuto prima, oltre l'oceano si estendevano nuove e conquistabili terre. Secondo una delle versioni più accreditate, le 2 colonne d'Ercole ed il nastro dell'emblema spagnolo vennero stilizzati trasformandosi nella preziosa e nota S barrata. Vi sono però dei pareri discordanti su tale versione, visto che altri fanno risalire la S barrata alla contrazione della parola pesos, l'altro appellativo del real spagnolo. Va detto che i contabili, nei loro manoscritti, erano soliti indicare questa valuta con un simbolo composto da una P e da una S sovrapposte, che, si dice, alla lunga vennero sintetizzate in una S barrata. Altri ancora fanno risalire questo simbolo alle iniziali delle parole Stati Uniti, dove la lettera U e la lettera S sarebbero state sovrapposte unificandosi. Le versioni non mancano di certo. Un'altra ancora, ben più esotica delle precedenti, tira in ballo piante con serpenti arrampicati, colonne di antichi templi ed esoterici simboli massonici. Per molti comunque, le prime 2 versioni rimangono le più attendibili. Avete di certo notato che la S barrata a volte viene rappresentata con 2 stanghette, a volte con una sola, ed altre solo come un abbozzo della barra, come si può vedere in quello che viene chiamato heavy dollar sign. Sostanzialmente le 3 variabili sono intercambiabili e la loro differenziazione è dovuta principalmente a motivi tipografici e visivi. Infatti in un libro o su una moderna tastiera la S con una barra sola viene letta più facilmente. A questo punto c'è da chiedersi, esiste il simbolo ufficiale del dollaro, univoco ed universalmente riconosciuto? La risposta è certamente sì, ma non è nessuno dei 3 visti fin qui. Incredibilmente, l'unica nomenclatura riconosciuta a livello internazionale è quella sancita dal più recente standard ISO 4217, in cui le valute di tutto il pianeta sono descritte utilizzando codici di 3 lettere. In base a questa catalogazione ufficiale, il dollaro americano è rappresentato dalla sigla USD. Contrariamente a quanto si sarebbe portati a credere, la S barrata viene usata di rado su banconote e monete statunitensi. Infatti, è stata impressa su di una moneta americana solo nel 2007 ed attualmente non è raffigurata su nessuna delle banconote in circolazione. Nel mondo sono molte le valute ad aver adottato la S barrata come simbolo. A seguire ve ne elenchiamo alcune. Peso argentino, peso colombiano, Cordoba nicaraguense, panga tongano, real brasiliano, scudo capoverdiano e scudo portoghese. L'espediente delle barre nel simbolo funziona talmente bene che si è diffuso anche sui segni di altre valute. Prendete ad esempio l'euro, la vecchia lira italiana, la sterlina, lo yen e molte altre. Il motivo di tale adozione? Semplice, pare che l'aggiunta delle barre ad una lettera alfabetica renda immediatamente chiaro alle persone che si sta parlando di prezzi e valori espressi in quella specifica valuta. Quindi, la prossima volta che vedrete un dollaro, potrete tranquillamente sbarrare gli occhi.